oggi andiamo a toccare un tema abbastanza delicato, per cui ci tengo subito a dire che non sono un consulente finanziario e che questo video è girato soltanto a scopo informativo. Come sapete io sono un amante della blockchain e mi piace molto seguire il mondo delle criptovalute, che tra l'altro nell'ultimo periodo sta tornando molto trendy, perché negli ultimi 2 mesi il Bitcoin, il principale protagonista di questo mondo, dopo aver intrapreso una lunghissima discesa di valore dal dicembre 2017 fino al dicembre 2018, dove ha perso più dell'80% del suo valore, passando da quasi $20.000 a circa 3.000, ora negli ultimi 2 mesi sta iniziando a prendere valore in maniera precipitosa, ha toccato quasi i $13.000 a inizio luglio, per poi ritracciare ora a circa $10.000. Per questo motivo voglio fare questo video oggi nel quale condivido la mia opinione se si dovrebbe o meno investire nel Bitcoin, e oltretutto vorrei anche sentire la vostra opinione qui sotto nei commenti in modo tale che si apra una discussione produttiva. Quindi ad ora il Bitcoin è sopravvalutato o sottovalutato, e come riusciamo noi a capire il suo reale valore? Già per rispondere a questa domanda ci sono migliaia di filosofie. Ci sono persone che lo comparano a tutti gli altri mercati. Se lo facciamo ovviamente dobbiamo dire che è sottovalutato. Per esempio, se lo compariamo al mercato dell'oro, che ha una capitalizzazione di 8 triliardi, potremmo dire che è sottovalutato perché capitalizza ad ora soltanto 170 miliardi. Poi potremmo anche dire che è sottovalutato rispetto alle persone che lo utilizzano. Infatti ad ora veramente poche persone sanno cosa sia e lo utilizzano, per cui potremmo dire che se più persone lo utilizzassero si potrebbe pensare che aumenti di prezzo, e allo stesso modo ancora pochissime aziende lo accettano come modalità di pagamento. Ma ora questi motivi sono realmente validi? Si potrà mai pensare che il Bitcoin venga usato come principale valuta per tutti i pagamenti? Secondo me pensarlo come modalità di pagamento è difficile perché è troppo volatile. Io quando vado a comprare qualcosa vorrei che il prezzo rimanesse il più costante possibile. Non voglio che quando vado a comprare il pane un giorno mi costi €1 e il giorno dopo mi costi €585. Quindi se comparato alle monete più stabili come l'euro e il dollaro, ad ora non si può pensare di usarlo come sostitutivo della moneta. Magari lo si può pensare come sostitutivo della moneta in paesi emergenti nei quali l'inflazione è a livelli paradossali e la loro moneta è addirittura più volatile del Bitcoin. Magari lì può sostituire la loro moneta, ma qui la vedo molto difficile. D'altro canto però potremmo pensare il Bitcoin come asset, quindi come un qualcosa che ha valore, ed in questo momento siamo noi che stiamo dando del valore al Bitcoin, perché se un domani non ci dovesse più essere domanda di Bitcoin, il suo valore sarebbe zero perché non ci sarebbe più mercato. Ad ora però la domanda aumenta e quindi il valore stesso aumenta, e una cosa che potrebbe far aumentare il prezzo in futuro è proprio il volume di Bitcoin. Infatti sappiamo che al massimo ci potranno essere 21 milioni di Bitcoin. Attualmente ce ne sono circa 18 milioni in circolazione, però una volta raggiunti i 21 milioni non ci sarà più ulteriore offerta di Bitcoin, quindi se la domanda dovesse aumentare l'offerta rimane costante e quindi il prezzo è costretto ad aumentare se la domanda aumenta. Quindi ha senso investire ora nel Bitcoin? Questa è una risposta molto difficile da dare, perché potremmo dire di sì perché la domanda sta tendenzialmente aumentando, perché più persone vengono a conoscenza del Bitcoin e quindi, come abbiamo detto prima, maggiore è la domanda, maggiore sarà il prezzo, in quanto come sappiamo l'offerta terminerà e quindi il Bitcoin diventerà un bene raro. Poi si potrebbe pensare che la domanda venga ancora più aumentata perché sta diventando un elemento mainstream e quindi più persone ne parlano, più persone ne vengono a conoscenza, ed oltretutto molte aziende lo stanno iniziando ad accettare come metodo di pagamento, molte delle quali però proprio a causa della volatilità, dopo aver ricevuto il pagamento lo convertono subito in una moneta più stabile. Detto questo, almeno per me è ancora difficile fare un discorso sul value investing, perché mi è difficile capire perché oggi il Bitcoin valga $10.000. 2 mesi fa ne valeva 3.500. Cos'è cambiato? È realmente sotto prezzo e aumenterà il prezzo? Quindi sì, può essere rivoluzionario e sarà sicuramente rivoluzionario se tutti noi insieme crederemo nel Bitcoin e lo adotteremo, e quindi di sicuro prenderà valore. Però ad ora deve accadere questa cosa e quindi in questo momento il suo valore è basato soprattutto sulle speculazioni. Perciò ad ora il suggerimento che vi do è di non farvi prendere troppo dalla FOMO, cioè dalla paura di perdere un'occasione, e di non farvi prendere troppo dall'emotività, di vendere tutto immediatamente o comprare tutto immediatamente per emotività, perché se vi lasciate prendere dall'emotività rischiate di rimanere
rimanere bruciati, soprattutto in questa tipologia di investimenti molto rischiosi. Fate le vostre opportune ricerche, investite soltanto soldi che potete permettervi di perdere e soprattutto questo argomento può essere molto pericoloso, quindi quando comprate e custodite Bitcoin fatelo con sicurezza. Ed è proprio qui che arriva lo sponsor del video di oggi, si chiama Conio ed è un'applicazione italiana con sede italiana per comprare, scambiare e custodire Bitcoin. L'applicazione è molto semplice ed è proprio lì che sta la sua bellezza, perché Conio farà tutto quello di cui ha bisogno per riuscire a possedere dei Bitcoin. Infatti non dovrai andare su exchange, fare depositi, aprire wallet, è tutto molto semplice in un'applicazione sicura. Infatti al primo login ti faranno creare il tuo wallet, il tuo portafoglio dove risiederanno i tuoi Bitcoin. Per comprarli senza dover fare 1000 depositi o transazioni, puoi comprare i Bitcoin dall'applicazione in modo immediato usando la tua carta e loro hanno la più bassa tariffa per l'acquisto di Bitcoin con carta di credito. Infatti è solo all'1,25%, meno della metà rispetto a Coinbase. Ed oltretutto, essendo un'azienda italiana, le operazioni saranno Italia su Italia. L'assistenza è sempre italiana, è presente sull'applicazione e ci puoi chattare e fare addirittura domande per riuscire a capire meglio il Bitcoin. Qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invita un amico per scaricarvi quell'applicazione e iniziare a provarla facendo le vostre prime transazioni, ricordandovi sempre quello che ho detto prima. Poi per quel che riguarda affidabilità e sicurezza non c'è neanche da parlarne. Uno dei due fondatori era ex amministratore delegato di CheBanca e tra gli investitori su Conio c'è anche Poste Italiane, quindi potete stare sereni. Per i più appassionati che vogliono sapere anche come è protetto questo wallet, vi lascio un articolo sulle loro 3 chiavi di sicurezza qui sotto in descrizione. E una cosa interessante è che se doveste perdere il cellulare, le password, qualsiasi cosa, con Conio riuscite comunque a recuperare i Bitcoin all'interno del vostro portafoglio. Inviando un'email all'assistenza, loro provvederanno a verificare manualmente che voi siate chi dite di essere e vi ridaranno accesso ai vostri Bitcoin. Quindi se volete acquistare Bitcoin in modo sicuro, altamente consigliato Conio, e sempre qui sotto vi lascio il mio link per scaricare la loro applicazione e provarla. Detto questo, ditemi cosa ne pensate sugli investimenti nel Bitcoin e nelle criptovalute. Iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video di questo tipo. Lasciate un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!